l'altro contributo donatoci dall'ingegnere Attilio Galimberti dell'Ordine Francescano Secolare, che invito a venire. Nato l'8 settembre del 1943, è laureato in ingegneria meccanica, sposato con 4 figli e allietato da 5 nipoti. Dopo 40 anni di lavoro nell'industria meccanica, dal 2007 si distingue come pensionato attivissimo nel settore sociale. Professo dell'Ordine Francescano Secolare dal 1982, è stato presidente regionale OFS dei Cappuccini per 9 anni e ministro della Fraternità Locale a Milano. Ha collaborato alla creazione del centro missionario OFS e al settore mondialità. Fu incaricato da Emanuela Denunzio di preparare per il primo capitolo nazionale unitario la proposta per giustizia, pace e integrazione del creato, settori di cui è stato rappresentante OFS anche presso la Commissione Interfrancescana. Dal 2002 al 2008 è stato membro del Board of Directors of Franciscan International, collaborando alla preparazione dell'Universal Periodic Review per l'Italia. Dal 2009 è responsabile della commissione CIOFS a livello internazionale, presenza nel mondo, facendo anche esperienze di servizio nel Camerun. Eletto consigliere di presidenza CIOFS nel 2014, continua a guidare il settore giustizia, pace e integrazione del creato. Nel 2014 condivide la presenza nella Casa dei Cappuccini a Gerusalemme e nella sua fraternità locale a Milano lavora anche per il dialogo interreligioso. Attualmente è membro anche della redazione della rivista nazionale OFS Francesco il Volto Secolare. Tralasciando altri incarichi e servizi, passiamo a lui la parola per cogliere la visione secolare del Memoriale Propositi nel contesto odierno. Ascoltiamo. Dopo questa presentazione sono ancora più emozionato nell'avere la possibilità di parlarvi, perché quello che vi presento è una riflessione personale in risposta all'invito del Ministro Generale dell'OFS ad analizzare come possiamo vivere oggi i valori del Memoriale Propositi. E per questo invito devo ringraziarlo moltissimo, perché mi ha permesso di scoprire in maniera più profonda il valore di questo documento. Poi chiedo a Padre Lino se vado un po', se c'è qualche errore mi tiri pure le orecchie, è permesso. Io ho cominciato le scuole quando gli insegnanti usavano ancora questi metodi e quindi faccia pure. Non sto a ripetervi, perché lo saprete tutti, che l'OFS, in quanto ordine della Chiesa, anche se un ordine laicale, ha una sua regola, che è una guida per i membri a vivere nel mondo di oggi i valori cristiani alla luce della spiritualità francescana, mettendo i laici o dando ai laici quel ruolo che il Concilio Vaticano II ha identificato per loro. Per capire allora come vivere i valori del Memoriale Propositi oggi, nel contesto attuale, occorre analizzare quali sono questi valori e trovarne il riscontro nella regola che, è un presupposto, i membri OFS vivono o si sforzano di vivere. Anche il Memoriale Propositi ha la stessa o aveva le stesse finalità della nostra regola del 1978. E quindi è rivolto a persone che vivono nel loro tempo. Potremmo quindi pensare che, dato che viene proposta a persone del 1200, non sia più attuale e quindi non abbia più una validità per noi, ma proponendo dei valori, essi, in quanto valori, hanno una valenza universale e formano quel sostrato su cui si costituisce la nostra vita. Quindi è un'esperienza anche eccitante quella di andare a cercare le similarità o le radici comuni che ci sono e vedere invece quanto sia cambiato il modo per rendere vivi tali valori. L'incipit del Memoriale Propositi ci dice subito che è
si tratta di un progetto di vita per i fratelli e sorelle della penitenza che vivono nelle loro case. E ben si coniuga questa affermazione con quanto riportato nell'articolo 2 della regola attuale, quando afferma che i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito Santo a raggiungere la perfezione della carità, che è la penitenza nel memoriale propositi, nel proprio stato secolare, eccetera, eccetera. A colpire poi il lettore moderno, ha colpito anche a me quando ho cominciato a affrontare questo tema, e quindi un lettore moderno e magari un po' superficiale, è il fatto che il memoriale propositi, più che essere un progetto di vita spirituale, come l'incipit citato ci farebbe supporre, sembra trasformarsi in una serie di norme e prescrizioni che lo fanno apparire un testo giuridico, pesante e sicuramente poco attraente per un lettore del XXI secolo. L'intervento di padre Lino ci ha spiegato anche il perché, e quindi adesso magari noi che abbiamo ascoltato la sua presentazione abbiamo un'idea un po' diversa. In esso quindi sono enumerate le norme relative al modo di vestire, di vivere, i periodi di astinenza, di digiuno, il modo di pregare, norme relative alla confessione, come vivere nella realtà del tempo e della vita di fraternità. E queste norme sono veramente molto dettagliate, al limite quasi della pignoleria. Ma perché c'era questa necessità? Questa è un'illazione mia, che prendetela in quanto tale. Probabilmente perché in esse ancora vive l'influenza del monachesimo, che ha plasmato la vita dell'Europa del Medioevo. Nella loro vita i monaci avevano un'attenzione quasi ossessiva alla scansione del tempo. Ricordate la regola di San Benedetto, del tempo e della regola, le regole ascetiche, la liturgia. E in qualche modo i fratelli e le sorelle della penitenza, figli del loro tempo, trovavano il loro modello e la loro ispirazione in questi maestri. Comunque lascerei a chi ha le basi storiche il rispondere a queste domande in modo più documentato, e vorrei tornare invece al tema iniziale, che è quello di ritrovare i valori che il memoriale propositi possiede e capire come viverli, o come già magari in modo inconsapevole li viviamo oggi. Credo proprio di non sbagliare affermando che il memoriale propositi sia un tesoro o nasconda un tesoro, ma che questo tesoro è ben nascosto, e in questa caccia al tesoro penso sia opportuno utilizzare la nostra regola, come la regola attuale ovviamente, quale mappa da seguire e per scoprirlo. Allora analizzeremo i vari capitoli trovando i riferimenti, dove il memoriale parla del vestire. La nostra mappa, quindi la nostra regola all'articolo 11, ci dice che i francescani secolari cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze. Mi sembra che queste parole siano veramente una sintesi fantastica di tutte quelle prescrizioni che il memoriale propositi fa a proposito del vestire, dove dice: si vestiranno di panno umile e non colorato, avranno dei mantelli affibbiati e non aperti, le sorelle vestano un mantello e tunica dello stesso prezzo e della stessa umiltà. Lo scopo da raggiungere è lo stesso, quello che i francescani secolari vivano una giusta relazione con i beni terreni. Ma mentre per noi si parte dalla sostanza, con la parola cerchino, per arrivare alla forma, per i nostri fratelli e le sorelle di 800 anni fa si partiva dalla forma per arrivare alla sostanza. Senza dubbio, quello che ci viene proposto oggi richiede una notevole maturazione e una continua verifica, giudicata con i nostri occhi, di persone del XXI secolo. Questa modalità è senza dubbio più affascinante, ma anche molto, molto più difficile, per la facilità con cui noi tendiamo a giustificare le nostre mancanze o le nostre leggerezze.
Una breve riflessione anche sulla questione relativa al modo di vestire. Il movimento penitenziale su cui la forma di vita proposta da Francesco si è innestata con specificità sue, prevedeva che gli aderenti assumessero un impegno pubblico connotato anche dall'abito, che immediatamente distingueva coloro che avevano iniziato questo cammino dagli altri. Forse anche per questa ragione viene data particolare enfasi a questo aspetto dell'astinenza e del digiuno. Gli articoli dal 6 all'11 del Memoriale Propositi trattano questi argomenti e lo fanno in modo molto ma molto dettagliato, cosa che invece la nostra regola tratta in maniera molto sfumata nell'articolo 7, che viene poi ripreso dalle Costituzioni Generali all'articolo 13.3. Non li sto a citare, ma siete invitati poi a leggerli. Soprattutto per questi due punti, le differenze con il mondo odierno sono notevoli e l'articolo delle Costituzioni appena richiamato si limita a dire che le pratiche penitenziali come il digiuno, l'astinenza, tradizionali fra i penitenti francescani, vanno conosciute, apprezzate e vissute secondo le indicazioni generali della Chiesa. Certamente anche quanto dettagliata negli articoli del 6 all'11 rispecchia quanto indicato dalla Chiesa, ma dato che allora i penitenti erano assimilati ai religiosi, pur vivendo nelle loro case, ecco che la ragione per cui le prescrizioni sono molto più esigenti. Ma anche qui cambia la forma, ma la sostanza è sempre la stessa. Vivere in spirito di conversione permanente. Del modo di pregare. La preghiera personale nelle varie forme che il Memoriale Propositi specifica, anche qui molto in dettaglio, deve riempire la giornata dei penitenti. La nostra regola, all'articolo 8, va al cuore di questo argomento, quando dice: facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere e del proprio operare. Questo è il terreno su cui operare per renderlo fecondo. Ecco che ci viene detto allora: partecipino alla vita sacramentale della Chiesa, soprattutto l'Eucaristia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle forme dalla Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di Cristo. Quindi ancora in forma diversa, secondo i tempi e cultura, ci sono 800 anni che ci dividono e che non sono pochi, ci sono dette le stesse cose, ci sono suggeriti gli stessi comportamenti. Della confessione, della comunione, del dovere della restituzione e di non portare armi e dei giuramenti. Quello che riguarda la confessione e la comunione credo sia il punto dove più evidente appare il cambiamento. Nel Memoriale Propositi si dice la confessione 3 volte all'anno e la comunione a Natale, Pasqua e Pentecoste. Oggi almeno per la comunione la cosa è cambiata radicalmente. Mentre per la confessione sappiamo tutti che questo sacramento è considerato essere in crisi, per cui al suo riguardo è necessario che oggi noi facciamo una profonda riflessione sia personale che di fraternità. Relativamente alla questione delle armi, è già stato citato a questo punto, il Memoriale Propositi afferma: non prendano contro nessuno armi da offesa e non le portino con sé. E questo sicuramente è un valore grande, che per essere attuato richiedeva una grande forza, sia spirituale che di volontà, anche perché a quei tempi portare le armi era una cosa normale e quindi era veramente un cambiamento radicale rispetto agli altri, è una testimonianza anche radicale. La nostra forma di vita non è così specifica, ma in diversi articoli appare come il modello della non violenza sia la via da seguire anche oggi per vivere e per vivere questa scelta è necessaria una grande forza sia spirituale che di volontà. E qui richiamo gli articoli 11, 13 e 15.
Poi nelle Costituzioni generali, all'articolo 23, viene ripreso il tema di non portare le armi, ma è ripreso in chiave moderna nell'affermazione: apprezzino coloro che, per obiezione di coscienza, rifiutano di portare le armi. Quindi più che un must, è un suggerimento, è un cammino verso il raggiungimento di questa finalità della messa e della riunione mensile. In questi articoli troviamo pari pari quello che è richiesto anche noi oggi di vivere. La messa mensile, l'incontro di fraternità, sono valori che viviamo anche noi e la cui mancanza, a causa della pandemia del Covid, ha segnato in modo così forte la vita delle nostre fraternità. Il succedaneo delle videoconferenze, dei momenti di webinar, di formazione, sicuramente non valgono, non hanno la stessa pregnanza e lo stesso impatto di una riunione in presenza, ma se non altro ci hanno aiutato a non perdere il contatto, perlomeno visivo. Anche la messa è partecipare alla mensa, quindi partecipare a una mensa vista alla televisione è diverso che partecipare a una mensa di persona, non penso siamo tutti d'accordo. Mi piace molto in questa serie di articoli il passaggio relativo al contributo in cui i fratelli sono invitati e le sorelle. Bisogna parlare politically correct, scusate. Anzi dovrei dire le sorelle e i fratelli, per essere ancora più corretto. Relativo al contributo, questo è un tasto, almeno per i giorni di oggi, è un tasto dolente e quindi è un valore che è bene riesaminare e su cui riflettere a fondo. E nel memoriale propositi addirittura ci sono anche esempi pratici di come utilizzare questo contributo. Da qui nasce una considerazione che propongo soprattutto a me stesso, ma che poi condivido con voi. Questa celebrazione mi sta facendo scoprire che il memoriale propositi non è un manoscritto che quando sarà terminata questa ricorrenza mettiamo via e lo riprendiamo tra 100 anni, o lo riprenderanno i nostri successori tra 100 anni, ma è un documento vivo che mi è e ci è ancora utile per darci norme che ci aiutino concretamente a vivere i valori che la regola di oggi propone. Del resto, questo documento è stato la guida e l'ispiratore di tantissimi nostri fratelli e sorelle ed è grazie a loro che la testimonianza della vita francescana e laicale è arrivata a noi. Quello che invece colpisce molto oggi è il fatto che la figura dell'assistente spirituale non è ancora definita, perché lì si dice nella circostanza, se sarà loro possibile, abbiano un religioso istruito nella parola di Dio che li ammonisca e li esorti. Padre Lino poi ci ha spiegato cosa è venuto subito dopo e quindi, però in quel momento mancava questa figura che invece per noi oggi è molto importante. Della visita ai malati e della sepoltura dei defunti. Anche qui il memoriale è molto specifico e dettagliato, ma il valore di queste opere di misericordia corporale è ben vivo anche nelle fraternità di oggi e la seconda parte dell'articolo 19 ci motiva a vivere queste opere innestati nella risurrezione di Cristo. A partire poi dall'articolo 26 fino alla fine del documento, oltre che affrontare il tema della pace tra fratelli in fraternità o di dispute con l'autorità civile, che ritroviamo trattati ma non mai direttamente in alcuni articoli della nostra forma di vita, si affronta il tema della vita di fraternità, degli uffici e le affinità con la terza parte della regola nostra attuale sono molte. Quello che forse colpisce di più è che nel memoriale propositi il movimento dei penitenti non ha innesti o collegamenti con le altre realtà francescane del tempo e quindi a dei secolari del nostro tempo. Questo suona come una mancanza di rispetto
al come invece viviamo il rapporto con le altre realtà francescane che la regola richiama e conferma nei primi 3 articoli, inserendo a pieno diritto l'OFS nella Chiesa e nella famiglia francescana. Una seconda mancanza che io noto, e poi magari se sbaglio correggetemi pure, del memoriale propositi, ma credo che sia tale perché noi viviamo la nostra vocazione dopo questo evento fondamentale che è stato il Concilio Vaticano II, è quella di non avere i richiami diretti al Vangelo, mentre l'articolo 4 della nostra regola esplicita questo aspetto in modo forte. La regola è la vita dei francescani secolari e osservare il Vangelo, eccetera, eccetera. Ma probabilmente per i nostri fratelli e sorelle di 800 anni fa questo invito era ovvio. Per concludere, come già richiamato, quando questo anniversario sarà passato, non dimentichiamoci di questo tesoro che abbiamo nelle nostre mani, ma utilizziamolo quale aiuto concreto a dare continuità al cammino del nostro ordine e a farci aiutare da alcune delle prescrizioni che ci sono in esso per vivere appieno la forma di vita che è il nostro abito spirituale. Io credo che seguirò questo consiglio che mi sto dando